Sì, in questo sospiro c'è tanto sollievo. Il titolo giornalistico va a Lautaro Martinez, indubbiamente, no? Al gol che sblocca la partita e se stesso. Gol che significa 3 punti, anzi, secondo me molto di più e ci arriveremo. Gol, o meglio, doppietta che lo ricolloca in testa alla classifica marcatori. Come possono cambiare le cose, il percepito generale con 90 minuti in più giocati. Tutto ciò secondo me lo aveva previsto, quantomeno ci aveva scommesso un solo uomo. Sì, sì, quindi il titolo morale va a un'altra persona, a Christian Chivo, Christian Chivo che oggi si giocava tanto. Sì, sì, no, non voglio essere neanche troppo tenero, perché poi quando sei l'allenatore dell'Inter sei soggetto a giudizi continuamente. Non inutile che facciamo i puritani, no? È così, è così. E oggi ad una certa uno poteva fare anche un po' di fatica a seguirla, invece con le sue di scelte, ragazzi, l'ha portata a casa, ha fatto sbloccare il capitano dell'Inter, ha avuto ragione lui, nonostante per 65-70 minuti è innegabile, stavamo vedendo la solita partita di Lauta, la solita, in quella in cui lui si sbatte, gioca, no, fa e dire, però poi la porta non la vede, e penso al colpo di testa nel primo tempo, ma soprattutto al tiro al volo dove in qualche modo la strozza anche un pochino, la porta si faceva ancora fatica a vederla, poi invece arriva quel gol da grande attaccante qual è il gol che devi fare per essere, per meritarti il credito che giustamente hai, assolutamente. Quindi non è che adesso la facciamo passare anche come qualcosa di straordinario. Giustamente Lautaro è un attaccante forte, è l'attaccante dell'Inter, capitano, e deve fare queste cose qua, perché se poi fa queste cose qua, le partite si vincono. E però bravo Kivu, bravo Kivu perché a una certa, sai, oggi, dopo quello che era successo, dopo quello che abbiamo visto, dopo anche la forma, per esempio, di un certo Bonni, che in questo momento tu dici, come mai lo tieni fuori? Quindi, se poi a fine gara era un altro il risultato, Lautaro magari ancora non avesse trovato il gol, poi parlavamo di altro. Quindi, oggi Kivu si giocava tanto, e oggi Kivu ha avuto ragione, no? Meritandosi ancora una volta quella conferma che si sta sempre poi guadagnando, ecco. Ne parliamo, è come se lo facciamo prima con il solito, vi voglio invitare a lasciare un like per il solito algoritmo che sta sempre lì, no? In qualche modo a cibarsene, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. Stasera c'è una partita importantissima, se riuscirò cercherò di portarvi anche il video sull'Atalanta e magari aggregare anche qualcosa sul Como, che poi sono queste squadre che meritano una considerazione particolare. Quindi likeate e iscrivetevi, no? Se preferite anche questi contenuti. In descrizione trovate tutti i vari profili social, Instagram, TikTok, tutti. E niente, grazie. Allora, oggi è una gara difficile, io onestamente me l'aspettavo complicata, perché il Pisa in casa non prendeva gol praticamente da un paio da quasi inizio stagione. È una squadra tosta, una squadra che sa chiudersi, che è sempre messa bene, bene in campo, che comunque ha tolto punti al Milan. Mi era piaciuta tantissimo anche con tante altre squadre, penso anche contro il Napoli. Io ho visto tante partite in cui il Pisa tu dici no, però è una di quelle squadre veramente, veramente tignose, e l'abbiamo visto oggi. Oggi l'Inter con un arto monco, perché di questo poi bisogna parlare, l'Inter in questo momento ha un arto monco, è innegabile, è palese, è evidente, perché ci ha anche provato Chivo, no? Mettendo Carlos Augusto a destra e praticamente non ha risolto nulla. Per evidenti motivi, essendo un destro che gioca, essendo un mancino che gioca a destra, con caratteristiche che appunto non lo fanno in qualche modo elevare in quella fattispecie là. Luis Enrique è un giocatore che non riesce a fare di meglio, assolutamente, finora è innegabile, sono stati soldi buttati finora, continuo a dire finora, però c'è una piccola speranza. Quella speranza si chiama Diouf, che onestamente, quantomeno 1000 volte meglio lui comunque in questo momento, e spero che comunque Kivu
abbia potuto apprezzare questa prestazione, perché io non me la sento, finché non torna Dumfries, di vedere ancora una volta o Luis Enrique o Carlos Augusto. No, non me la sento, perché facciamo enorme fatica. Perché sappiamo benissimo, l'abbiamo detto 1000 volte, l'Inter non ha gente che salta l'uomo, e quindi se metti Luis Enrique è veramente sempre scolastico, mai che lo punta, mai che in qualche modo può, è anche rispetto a Dumfries, che almeno è capace di andare a riempire l'area, lo fa sempre, continuamente, quindi se hai Luis Enrique hai praticamente la fascia destra monca, è innegabile, quindi l'Inter perde tanto. E come deve fare per rendersi pericolosa? Quello che ha fatto nel secondo tempo: portare tanti uomini nella metà campo avversaria, talmente tanti però che ti espone al pericolo, e infatti è andata molto bene, perché fino al gol di Lautaro è innegabile che le migliori occasioni le avesse avute proprio il Pisa, con Nzola proprio praticamente a campo aperto, se non sbaglio è Meister che va in mezzo a due e poi in qualche modo viene murato. Nel primo tempo comunque Bastoni non salta, non capisco perché, è mi ricordo Piccinini, come si chiama il ragazzo là che tira e non vede la porta. Ha avuto almeno tre occasioni veramente importanti il Pisa. Noi qualcosina sì l'abbiamo fatta, ma per quanto mi riguarda troppo poco per vincere la partita. Quindi serviva davvero la zampata, la giocata dell'attaccante, e serviva anche qualche cambio dalla panchina che potesse aggiungere vivacità. Prima ho detto... no, cosa ho detto? Abbiamo parlato di Lautaro, parliamo anche dei cambi che hanno migliorato oggi l'Inter. Spesso magari non hanno sortito questo effetto, oggi sì, perché prima Zielinski, che rispetto a Susic in questo momento lo vediamo, è molto più spigliato, è un giocatore molto più vivo. Zielinski ha fatto indubbiamente bene, lo stesso Pier Esposito quando è entrato con più cattiveria, rispetto anche alla partita con l'Atletico, dove nel finale era andato un po' molle. Quindi molto bene i giocatori in corsa, lo stesso Diouf, lo dicevo appunto prima. Siamo riusciti a portarle in vantaggio. Poi quando queste partite le sblocchi, ecco, lì cambia il discorso. Non hai questo obbligo di doverti riversare, e di conseguenza arriva anche il secondo gol. Però oggi è una partita veramente difficile. Vuoi anche che dopo la partita in Champions, vuoi o non vuoi, delle energie fisico-mentali le perdi, è innegabile, quindi non riesci ad avere questo ritmo forsennato. Vuoi una cosa, vuoi l'altra. Come dicevo prima, i gol di Lautaro oggi valgono più dei 3 punti. Valgono più dei 3 punti, perché oltre alla vittoria, e quindi ai 3 punti, dobbiamo sommare il fatto che l'Inter in questo momento veniva dalla sconfitta col Milan. Sì, hai giocato bene, hai perso. Con l'Atletico, sì, alla fine te la sei giocata fino a... hai perso. Se non vinci neanche oggi, anzi, questa è una gara che onestamente, come altre abbiamo visto, se non la vinci molto probabilmente la perdi. E poi diventava complicato, no? Diventava complicato, magari appunto oggi possiamo parlare di un Kivu che azzecca, e più che azzecca vuole e conferma in tutti i modi Lautaro, e ha ragione lui. Se questo non accade, ripeto, poi ci sono i titoloni al contrario. Il titolo morale diventa il titolo denunciatario di tutto ciò. Quindi i gol di Lautaro, i 3 punti e il finale di partita ci regalano anche una distensione che in questo momento ci serviva. Ecco. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Comunque complimenti al Pisa. Pisa, per quello che ho visto, è una squadra che è tosta. È assolutamente tosta. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le carte, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Nischio.